Miami, 16 febbraio 1998. Un surfista trova un cadavere nudo nel boschetto della spiaggia di Key Biscayne con 2 fori di proiettile calibro 22 nella nuca e intorno al corpo documenti ed effetti personali. La vittima è Dale Pike, 43 anni, australiano, figlio di Anthony Pike, che è il proprietario del famoso Pike Hotel di Ibiza. La morte risale al tardo pomeriggio del giorno prima, poco dopo il suo arrivo all'aeroporto di Miami. 2 giorni dopo viene interrogato come testimone Enrico Forti, detto Chico, trentino, ex campione di Telemike, imprenditore, produttore televisivo, surfista, che voleva acquistare il Pike Hotel dal padre di Dale, affetto da demenza senile, e attendeva entrambi, padre e figlio, a Miami per parlare dell'affare, ospitandoli a casa sua. Aveva addirittura comprato il biglietto aereo per Dale Jr. Forti dice alla polizia che sì, aveva appuntamento con Dale Jr. all'aeroporto, ma poi non l'aveva trovato. Purtroppo gli investigatori scoprono che Dale dopo l'atterraggio l'aveva chiamato e le telecamere dell'aeroporto li riprendono assieme. E soprattutto alle 19:16 del giorno del delitto Forti aveva chiamato sua moglie dal cellulare proprio da Key Biscayne, luogo del delitto. E allora Forti ritratta, dice sì, è vero, ho preso Pike all'aeroporto alle 18:15, ma poi l'ho lasciato 25 minuti dopo nel parcheggio di un ristorante vicino alla fatidica spiaggia. Il guaio è che ha detto di non aver incontrato Pike pure a sua moglie e al suo avvocato. Dicono gli investigatori: vuoi vedere che ha negato perché l'ha ammazzato lui? Forti, da testimone, diventa indiziato e si scopre che 4 mesi prima ha comprato una pistola calibro 22, lo stesso calibro del delitto, pagata con la sua carta di credito ma poi intestata a un suo amico e socio, Thomas Knott, tedesco, condannato già per truffa. Pistola che comunque non sarà mai ritrovata. Forti cerca di orientare le indagini contro Knott, ma all'ora del delitto questo tedesco era a casa sua a una festa con molta gente, quindi ha un alibi e viene scagionato. Per spiegare come mai, dopo averlo preso in aeroporto, mollò Pike in quel parcheggio, Forti dice che Pike fece una telefonata da una stazione di servizio per andare a un party e poi dormire da qualche amico e non da lui. Ma è un'altra bugia, la chiamata dai tabulati non risulta. E si scopre che Forti ha fatto lavare l'auto su cui aveva accompagnato Pike. Infatti sul sedile poi di questo Pike non risultano le tracce, ma sul gancio posteriore della macchina viene trovata della sabbia compatibile con quella della spiaggia del delitto. Gli investigatori sostengono che Forti ha anche un movente, perché era pieno di debiti ma voleva approfittare della demenza del vecchio Pike per comprargli il resort a Ibiza con soldi che non aveva. Forse per dare il resort in garanzia alle banche, chissà. Pike Jr. era venuto a Miami proprio per vedere se aveva i soldi oppure no. Scatta quindi l'accusa di truffa, di circonvenzione di incapace e di omicidio. È difficile dire che Forti sia solo il mandante e abbia soldato un killer. Perché? Perché quella sera doveva andare a prendere all'aeroporto anche il suocero e arrivò in ritardo anziché alle 19 perché, l'accusa dice, dalle 18:45 alle 19:15 era impegnato a uccidere Dale e ad acchittare la scena del delitto per farlo sembrare un omicidio in ambiente gay. 15 giugno 2000, la giuria della Corte Penale della Florida, dopo 18 udienze, pronuncia il verdetto su Forti, che ha rifiutato di farsi interrogare in aula. Condanna oltre ogni ragionevole dubbio per omicidio premeditato. Aveva il movente, aveva un'arma compatibile, aveva la sabbia sul gancio dell'auto, era sul luogo del delitto, come dice la cella telefonica della chiamata alla moglie, ed è l'ultimo ad aver visto vivo la vittima, e in più ha mentito più volte per depistare le indagini, il che fa sempre pessima impressione sulle giurie popolari. È il classico processo indiziario, ma piuttosto solido. Per 5 volte gli avvocati fanno appello per riaprire il caso e 5 corti lo respingono perché non ci sono fatti nuovi o non bastano a ribaltare il verdetto. Ciascuno naturalmente è libero di dubitarne, come in tutti i processi indiziari, ma per la giustizia americana Forti è un assassino e ha pure la sfortuna di avere in Italia un Chico Forti fan club formato dallo Zoo di 105 e dalle Iene, che nei casi di omicidio sono meglio della Cassazione, cioè quando dicono che uno è innocente è una prova in più che è colpevole. Il 23 dicembre 2020 il ministro degli esteri Di Maio annuncia un accordo con gli americani per estradare Chico Forti e fargli scontare il resto della pena in Italia. Il Fatto Quotidiano non solo non mette la notizia in prima pagina, ma è il giornale italiano che gli dedica meno spazio. Un minuscolo trafiletto a pagina 14. È anonimo perché è tratto dalle agenzie di stampa, riporta le parole di Di Maio e una breve sintesi della vicenda. Poi viene ripreso da tutti i nostri social, naturalmente, in mezzo a decine di altre notizie brevi della giornata, e morta lì.
Poi cade Trump, arriva Biden, l'estradizione di Forti si inceppa, i governi Draghi e Meloni riprendono la trattativa e Forti arriva finalmente in Italia come premio di fedeltà alla Meloni. Naturalmente gli americani glielo riconsegnano in tempo per le elezioni europee, ma per tornare in Italia Forti ha dovuto fare ciò che aveva sempre rifiutato di fare prima, e cioè accettare la sentenza di condanna, e la Corte d'Appello di Trento ha dovuto riconoscere la sentenza americana, cosa che ha fatto il 17 aprile su richiesta degli stessi avvocati di Forti, che hanno addirittura rinunciato ai termini per l'impugnazione. La condanna americana, scrivono i giudici di Trento, è definitiva e non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale. Da quel momento Forti è un assassino non solo per la giustizia americana, ma anche per quella italiana. Gli americani raccomandano al governo massima discrezione, nessuno sproposito, nessuna spettacolarizzazione o clamore, memori del caso Baraldini, che era stata estradata nel 99 ai tempi del governo D'Alema. E invece la Meloni fa due cose che non si sono mai viste, non solo in Italia, ma proprio in uno Stato di diritto. Primo, manda a prendere Forti con un Falcon 2000 dell'aeronautica militare, quelli usati per le grandi autorità, per gli alti ufficiali, per le evacuazioni sanitarie, per il trasporto di organi. E la trasvolata dell'omicidio la paghiamo noi, uno scherzetto da 134.000 euro. Secondo, la Presidente del Consiglio accoglie Forti all'aeroporto come un papa, come un capo di Stato, come un eroe nazionale, come un sequestrato che torna dalla prigionia all'estero. Bentornato in Italia, foto, sorrisi, interviste esclusive al TG1 e al TG5, in cui Forti fa uno spot elettorale alla Meloni e poi dice di essere innocente anche se ha appena riconosciuto la sua sentenza di condanna. Tajani rivela addirittura che la Meloni è convinta che Forti sia innocente. Ma allora perché l'ha rimandato in galera? Avrebbe dovuto avvertire gli amici americani: guardate che voi prendete la gente a caso, la condannate all'ergastolo, e così non ce l'avrebbero estradato, fra l'altro. Comunque la Meloni non è un passante. Noi privati cittadini possiamo discutere i processi indiziari, ma lei è il capo del governo di una nazione che ha appena riconosciuto una sentenza di condanna. Figurarsi l'entusiasmo degli americani nel vedere quelle scene, che si erano fidati di lei, una figuraccia mondiale, ma nessun giornale se ne accorge, o almeno fanno finta tutti di non accorgersene, tranne uno, il Fatto Quotidiano, che titola in prima pagina: benvenuto assassino, apriti cielo. Come ci permettiamo di chiamare assassino un assassino? Incredibile. Gli scudi umani meloniani e lo zoo di Chico Forti scatenano tutte le loro truppe proprio in televisione, sui social, sui giornali, a destra strillano: e allora di Liberto con la Baraldini? La Baraldini è stata condannata a 40 anni per terrorismo e spergiuro ed era stata estradata in Italia nel 99, ma nonostante le bale che raccontano Tajani e altri, Di Liberto, ministro della giustizia, non era andato ad accoglierla all'aeroporto e tantomeno il premier D'Alema. C'era andato Cossutta, che era il segretario del Partito dei Comunisti Italiani. Eppure Alleanza Nazionale, dove militava la Meloni, avevano chiesto le dimissioni di tutti, gridando allo scandalo. Bella coerenza. Mediaset lincia il Fatto in difesa della Meloni e fanno tutti affannose ricerche su Google, perché dicono: vuoi vedere che quel grillino di Travaglio aveva beatificato Di Maio e quindi Forti, e adesso è diventato colpevolista solo perché c'è la Meloni? Purtroppo restano delusi. Perché io non ho mai scritto una riga sul caso di Chico Forti, di cui non me ne è mai fregato niente. Non sono mai stato né colpevolista né innocentista, perché la sentenza l'hanno già fatta le corti della Florida e adesso dell'Italia. Fine della storia. Che Forti sconti la pena in America o in Italia non cambia niente, sempre che la sconti in Italia, perché sappiamo che in Italia l'ergastolo è finto e fra un paio d'anni Forti sarà libero e bello. Siccome però non trovano niente su di me, inventano. Prendono quel trafiletto a pagina 14 sull'annuncio di Di Maio, quello minuscolo, no? Lo trasformano in un mio editoriale, per giunta innocentista. Non sanno neanche leggere, perché in quel trafiletto non c'è nessun commento, c'è solo la notizia dell'annuncio di Di Maio e una breve sintesi del caso Forti. E non riescono neanche a distinguere tra un ministro che annuncia l'estradizione di un condannato e una premier che va ad accogliere l'assassino con tutti gli onori. Mastella, ministro della giustizia del secondo governo Prodi, ha raccontato di aver fatto estradare ben 6 detenuti italiani dall'estero, ma nessuno se n'era accorto. Perché né lui né Prodi andarono ad accoglierli all'aeroporto. Ovviamente se Di Maio o peggio Conte l'avessero fatto, avremmo titolato allo stesso identico modo, ma naturalmente non l'hanno fatto e quindi non abbiamo titolato allo stesso
stesso modo perché l'ha fatto Meloni, tra l'altro pochi mesi prima di quel trafiletto, quando Di Maio e i 5 Stelle avevano salvato Salvini dal processo 18, li avevamo letteralmente massacrati in prima pagina, quindi non avevamo proprio nessun problema a massacrare Di Maio se se ne fosse meritato. E allora i cazzari del Chico Fan Club che cosa fanno? Fabbricano la prova inoppugnabile che io ho cambiato idea senza avere mai scritto una riga sul caso. Innocentista quando c'era Di Maio, colpevolista adesso che c'è la Meloni. Ed eccola la pistola fumante. È sempre quel trafiletto a pagina 14 che definiva Forti, quello che era, imprenditore trentino, ex produttore ed ex velista, condannato per omicidio premeditato. Ma loro non leggono condannato per omicidio premeditato, leggono solo imprenditore trentino, produttore velista e dicono hai visto, no? È la dimostrazione che Travaglio è innocentista perché notoriamente gli imprenditori velisti, per giunta produttori televisivi, per giunta trentini, non possono commettere omicidi, no? Sono 3 professioni proprio incompatibili con qualsiasi delitto, no? Soprattutto se dicono di non essere stati loro. Di martedì questa prova, questa pistola fumante la tirano anche fuori Luca e Paolo, quei 2 comici che fanno ridere solo Floris, no? Anche loro ignorano nel trafiletto la frase sulla condanna per omicidio premeditato e fanno la battutona: se al governo c'è Conte, Forti è un produttore televisivo, se invece c'è la Meloni è un assassino da prima pagina. Risate, applausi, olè. Intanto su Italia 1 le autorevolissime Iene rubano un video di accordi e disaccordi dove io parlo del caso Forti senza avere il permesso di Discovery e di Love TV e senza pagare i diritti che adesso naturalmente dovranno sganciare, e mi danno lezioni di giornalismo perché loro altro che Montanelli, Bocca, Biagi, sono le Iene, no? E poi mi danno anche lezioni di coerenza e sono un pulpito quanto mai credibile, no? Sapete che loro inseguono anche gente che ha truffato magari 10 euro e in 27 anni non si sono mai accorte che Berlusconi frodava il fisco e finanziava la mafia mentre stipendiava loro, no? In più mi danno anche una lezione di codice penale comparato, perché loro sono una specie di nuova culla del diritto, no? Eppure del rovescio, devo dire. Lo dimostrano, no? I loro leggendari scoop. Sappiamo che le Iene sono famose perché hanno trasformato in omicidio il suicidio di David Rossi, perché hanno dato l'allarme atomico tipo Fukushima al Gran Sasso, hanno lanciato il famoso metodo Stamina, hanno raccontato suicidi a catena di ragazzini che giocavano al gioco sadico Blue Whale, no? E poi hanno sostenuto soprattutto la innocenza di Rosa e Olindo. Erano tutte balle, però stavolta su Chico Forti hanno sfoderato delle prove inoppugnabili, non solo per mettere in dubbio questo o quell'indizio di quel processo indiziario, che ci starebbe naturalmente, no, proprio per dimostrare inoppugnabilmente che Chico Forti è un innocente perseguitato dalle toghe rosse, immagino, americane. Prima prova, il ministro Di Maio che annuncia l'estradizione di Forti e la premier Meloni che lo riceve all'aeroporto sono la stessa cosa. Secondo, se il condannato Forti viene estradato per scontare la pena in Italia, vuol dire che è innocente, cioè l'estradizione diventa un'assoluzione. Terzo, Forti è innocente perché il fratello della vittima, 20 anni dopo, si è svegliato e ha detto che non è stato lui, anche se il fratello della vittima a Miami non c'era e non ne sa una mazza, ovviamente. Infatti nei processi di omicidio cosa fai prima di emettere la sentenza? Chiedi sempre il permesso a tutti i parenti della vittima fino al 3° grado. Se qualcuno obietta qualcosa, morta lì, lasci perdere e non fai nemmeno la sentenza. Quarto, forse Forti, dicono le Iene, è stato condannato solo come mandante dell'omicidio. Quindi non si può chiamarlo assassino. Ma infatti anche Hitler e Rina non erano mica assassini perché mandavano sempre qualcuno a sporcarsi le mani di sangue. Quinta prova, Forti è innocente perché si dichiara innocente. E questa è fantastica, quindi sono innocenti tutti gli altri condannati della storia che si sono sempre dichiarati innocenti. Rina, Provenzano, Bagarella, Messina Denaro, ma anche Al Capone, ma anche i nazisti di Norimberga, Pacciani, la Franzoni, adesso la Pifferi. Tutti si dichiarano innocenti, quindi sono innocenti. Per non essere condannati basta non confessare e si è tutti innocenti. Fanno eccezione Rosa e Olindo. Loro invece sono innocenti perché hanno confessato. È una piccola eccezione che conferma la regola. Sesta prova, le sentenze definitive diventano provvisorie se non piacciono alle Iene. C'è il PM, il GIP, il GUP, il Tribunale, la Corte d'Appello, la Corte di Cassazione e per i più fortunati c'è anche il grado di giudizio delle Iene. Forse Pike si è suicidato, forse si è sparato 2 colpi alla nuca, poi si è spostato nel boschetto e si è anche acchittato la scena per farla sembrare un delitto gay, dopo essersi denudato, ovviamente.
Settimo, ogni omicidio è un suicidio e ogni suicidio è un omicidio, così lo share si impenna. Ottavo, siccome le Iene hanno dovuto rimuovere quel video di accordi che ci avevano rubato, hanno detto che io le volevo censurare perché avevo paura che si sapesse quello che avevo detto qui sabato scorso davanti a 500.000 persone e che ancora tutti possono vedere on demand nella puntata integrale sulle nostre piattaforme. Allora io gli ho detto: siete dei bufalari, e loro hanno tirato fuori la prova che il bufalaro sono io. Il Fatto Quotidiano ha intervistato nei giorni scorsi un criminologo e investigatore che un giorno aveva scambiato un falso video di Trump per un vero video. Quindi, visto che l'investigatore si è sbagliato, il bufalaro sono io, avete capito le prove autorevoli delle autorevoli Iene. Ci sarebbe da chiamare l'ambulanza e gli infermieri, se non fossero le Iene, che vanno affidate naturalmente a un veterinario. Però devo confessarlo, alla fine le Iene mi hanno convinto. Non sta bene chiamare assassini gli assassini. La Meloni ha fatto benissimo ad accogliere Forti all'aeroporto, anzi ci volevano pure la fanfara e le frecce tricolori, abbondantis abbondandum, e quindi sono pentito di quel brutto titolaccio che abbiamo fatto. Anzi, ho chiesto ai miei del Fatto di produrre qualche titolo riparatorio che adesso vorrei guardare insieme a voi, così decidiamo qual è il migliore. Benvenuto Monellaccio. No, mi sembra ancora un po' troppo... mi sembra un po' troppo forte ancora. Benvenuto Bricconcello. Ecco, ci avviciniamo, però secondo me non ci siamo ancora, è ancora un po' troppo feroce. Benvenuto Birichino. Ecco, questo secondo me rende l'idea. Benvenuto Birichino.